Sono Antonietta e sto preparando la Seadas. 77-year-old Antonietta lives in Plano in Sardinia. Today, she's making a fried sweet pasta typical of Sardinia called Seadas. But first, there is cheese to make. Her son Ignazio is a shepherd and she helps him make pecorino cheese. Ignazio milks his flock of 130 sheep every morning and evening at 6 o'clock. Here he has already added rennet and the curd or cagliata is ready to be broken up. Ignazio prefers to use his hands, not a paddle, so he can feel the temperature and consistency better. Adesso lasciamo riposare 5 minuti. The curd sink to the bottom of the pot. Antonietta helps her son press the curds together into a lump. Adesso è quasi pronto, eh? Stiamo creando una boccia. Una palla di formaggio. Un pezzo unico adesso diventa. Poco di mangiare Adesso lo togliamo a pezzi. He then dumps them into the plastic colanders to drain. È un bel lavoro questo, vero? Mamma mia. È il vostro, eh? Oh. Da quanti anni fai il formaggio così? Le pecore da 50 anni le abbiamo. Io sono il maestro, eh? Decido io come fare le forme. Io sono la serva. Quanto è stagionato? Quello che è più stagionato? Quanto è stagionato? Neanche da 3 anni. So no salt, very sweet. Buono? Sì, buono. Ignazio then heats the whey to make ricotta. 30 minuti così. Mangiate così poco a poco, è buono un me. Caldo così è buono. Oggi la produzione è abbondante. Com'è Ignazio quindi la tua ricotta? È uscita ottima. Questo è il formaggio che ha 3 giorni, è diventato poco a poco acido. For Seadas one needs 3-day-old cheese which is mild but tangy and the texture is bouncy. Antonietta cubes over a kilo of cheese. Adesso mettiamo un pizzico di sale, il battesimo. She adds a pinch of salt which she calls a baptism. Adesso lo lasciamo cuocere. She melts the cheese over a low heat, stirring all the time until it is stringy. Da cosa capisci che è pronto Antonietta? E lo vedi come fila. E poi non sono rimasti dei pezzi, capito? She estimates the zest of 1 lemon for every kilo of cheese. Antonietta folds in some flour to the mixture.
She shows us 2 ways of prepping the cheese. The first is to put it into a cylinder to harden. This reduces waste and the need to reheat the cheese. The second is to roll out the cheese and use a cookie cutter to make circles. Quello si rifà. Sì. Si riscalda e si rifà. They can now be refrigerated until used. Meanwhile, Ignazio is roasting a goat over a fire because the family are coming to lunch. Antonietta has 13 children. Il più piccolo ha 33 e la più grande 56. Così è vero? Complimenti. Grazie. For the pasta, Antonietta uses 800 grams of granito flour, which is slightly granular and made from soft wheat. She says she likes to use it for making sweet pastries. She pours in around 150 ml of salted water and adds 80 grams of lard. She gives the dough a good knead, then passes it through a pasta machine to the second closest setting. She places 2 cheese discs along the pasta and lays another strip on top. You can either make a disc with a pastry cutter or use a fluted cookie cutter. Seadas should be about 10 centimeters in diameter. Several of Antonietta's family, meanwhile, have assembled for lunch. Everything is homemade and homegrown. Buon appetito! Seadas need to be eaten immediately, so when everyone has finished, Antonietta heats some lard. Si deve sciogliere, deve diventare caldo. She tests the temperature by dipping the edge of the pasta into the oil. Adesso si gonfiano. Si sente adesso. Once the Seadas are golden and puffy, Antonietta dribbles some local honey over them. Chi la vuole mangiare? Io. Tutti. Già pronto, devi fare tutto. Oh no, io voglio quella Fai il che è test, rossa. Ignazio. Ecco, le sane sono pronte. Chi se le mangia? Poi, Io. Grandson Fernando is our taste tester. Buon appetito! Com'è? Buona. Chi l'ha fatta? quale sono più buone? Nonna. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.